Ciao a tutti amici dei gemelli, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami gemelli, tendenze energetiche predestinate per il mese di marzo 2025. Abbiamo la carta dell'imperatrice, amici dei gemelli, periodo di concretezza, mi viene da dire. Quando c'è l'imperatrice è sempre una carta che parla di prosperità, di capacità creativa, di gestazione di qualche progetto, piuttosto che di un bambino. Adesso andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi per una consulenza personalizzata e sempre nella descrizione trovate anche i link ai 2 corsi di formazione gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Bene, andiamo a vedere qual è l'energia del mese. Partiamo con un 7 di spade, ragazzi. Abbiamo la carta della luna, un asso di bastoni, il fante di spade, un 4 di bastoni, abbiamo un 9 di spade, un re di spade e un 8 di spade, ragazzi. Adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo l'energia, la tendenza energetica più importante del mese, dopodiché andiamo a vedere le relazioni, il lavoro, i soldi, la famiglia, insomma un po' tutto. Partiamo da questo 7 di spade, che è una carta sinceramente... Vedo questo lato ha solo spade, ragazzi, e anche qui. Quindi può essere che sia un periodo molto mentale, giustamente. Andiamo a vedere questo 7 di spade. Wow, un altro 7 di spade. E la temperanza. Credo che qui si faccia riferimento alle, chiamiamole autobugie, autoillusioni, inganno, mi viene da dire. Anche perché poi c'è la temperanza ed è come se vi dicessero che c'è questo tema, questo lato da riequilibrare o da guarire. Potrebbe anche far riferimento a qualche bugia che viene a galla, magari non... cioè qualche bugia di cui vi rendete conto. Andiamo a vedere la luna. Che interessante, 7 di spade e luna sono 2 carte di proiezione. Abbiamo un 2 di spade e un 8 di bastoni. Potrebbe esserci come una paura a comunicare qualcosa, una paura ad effettuare una determinata scelta. Con il 2 di spade ci sono anche come dei dubbi all'interno di questa scelta. Andiamo a vedere l'asso, perché l'asso di bastoni di solito parla di un'azione, di un movimento. Abbiamo una regina di coppe, un 3 di spade e un 10 di coppe. È interessante perché la regina di coppe in questo mazzo è rappresentata come una donna incinta, che ricorda un pochettino la capacità creativa dell'imperatrice. Io credo che qui ci sia come un movimento da fare, un qualche azione da intraprendere, quella scelta, quel dubbio che avevate prima è come se diventasse un'azione, una scelta inerente o a un certo settore della vostra vita
o sì, o una scelta vostra o una scelta relazionale. Io ho come l'idea che ci sia un movimento da dover fare. Andiamo a vedere questo fante di spade. Cavaliere di coppe. E 2 di bastoni. Di nuovo, il 2 di bastoni, ragazzi, è una carta che mi parla di indecisione e qui c'è qualcuno che potrebbe farvi un'offerta. Non lo so, ho come la sensazione che potrebbe esserci qualche novità da cogliere, ma voi avete come dei dubbi, non siete sicuri, con la carta della luna potrebbero esserci delle proiezioni piuttosto che delle paure che vengono a galla, dei timori inerenti a questa scelta. Andiamo a vedere il 4 di bastoni. Abbiamo un fante di bastoni e un asso di pentacoli. Il 4 di bastoni è una carta che parla di stabilità. Io credo che qui abbiate bisogno di trovare la vostra stabilità al di là dei dubbi, informandovi. Cioè, io ho come la sensazione che qua potrebbero esserci come delle informazioni fasulle, mettiamola così, e che documentandovi su un certo tema effettivamente potreste vedere le cose in modo più chiaro. Adesso andiamo a vedere, perché qua avete sia l'8 che il 9 di spade. Andiamo a vedere il 9 di spade. 6 di bastoni e torre. Il 9 di spade fa riferimento a dei pensieri rotondi, cioè circolari, cioè che pensate sempre a quella cosa lì. Può riguardare effettivamente questioni inerenti al passato, ho come l'idea che vi pesi in qualche modo non essere riconosciuti dall'esterno. Io credo che qui si tratti di fare come un atto di coraggio per qualcuno. Andiamo a vedere il re di spade. 4 di bastoni nuovamente, sacerdotessa e fante di spade. Io credo che qua il consiglio, ragazzi, sia di riordinare la mente. Tenete presente che il re di spade fa riferimento a figure professionali come gli psicologi, anche gli avvocati, i medici, però in questo caso, essendoci tutte queste spade, essendoci un mese, diciamo, molto attivo a livello mentale, io credo che avendo tutte queste carte anche al contrario, potrebbe essere utile per voi. Se non volete iniziare un percorso da uno psicologo, va bene, potete iniziare a guardare dei video di psicologia. È come se aveste bisogno di capire meglio voi stessi e il vostro modo di pensare. Adesso andiamo a vedere l'8 di spade, perché ho la sensazione che questo percorso, questo aiuto, che può essere anche un libro alle volte, ragazzi, un podcast, cioè qualche cosa che vi aiuti a riordinare la mente, e ho la sensazione che vi farà uscire da questa modalità un po' da vittima di cui ci parla l'8 di spade. Cioè, invece che continuare a rimanere lì fermi ad aspettare che qualcuno vi aiuti, inizierete in qualche modo ad informarvi 1, 2, 3 su come muovervi, su come diventare fautori della vostra realtà. La carta dell'imperatrice è una carta che parla di co-creazione. Cosa vuol dire? Quando noi creiamo qualcosa con le mani, fisicamente, la facciamo, prima la creiamo con il pensiero. Cioè, anche la sedia dove siete seduti adesso, prima di esistere è stata pensata. Ok? Quindi è un po' una carta che rimanda al creare non solo da un punto di vista fisico, ma anche da un punto di vista dei pensieri e delle emozioni. È un po' come se vi invitasse ad essere miglior madri per voi stessi, cioè a non sgridarvi tanto, non preoccuparvi tanto, non martoriarvi tanto, ma guardare a quello che il futuro vi può dare.
Andiamo a vedere questo 9. Giudizio, quindi c'è un risveglio, c'è una presa di consapevolezza. 5, vedete? Anche il 5 di pentacoli è girato al contrario. Io credo che qua inizierete a vedere nel mese di marzo quali sono le dinamiche un po' fasulle che vi portate dietro. Potrebbero essere schemi di comportamento che avete imparato ad adottare a causa di esperienze passate. Potrebbe essere questa vostra tendenza. Sapete, il 7 di spade è una di quelle carte che quando appare può indicare la tendenza a raccontare bugie, ma non perché vogliate effettivamente omettere qualcosa o ferire l'altro, o anzi, io credo che queste siano bugie per mantenere la pace. Che sia in una relazione affettiva, che sia in una relazione lavorativa o di amicizia, io sento che questo potrebbe essere un vostro modus operandi nella vita con il quale andate avanti e con il quale tendenzialmente ti dà fastidio se faccio quella roba lì, voi dite di no, però in realtà dentro è sì. Ecco, queste sono un po' le bugie che vi autoraccontate, no? Nel senso di dire no, a me questa cosa dà fastidio, per piacere non la fare. E invece io credo che per paura di essere rifiutati, per paura che l'altro vi abbandoni, vi mandi a stendere, ci sia come questa tendenza a farsi andare un po' bene tutto, a raccontarsi, come vi dicevo all'inizio, delle bugie per determinate paure. Però sento che il mese in realtà sarà un buon mese per scoprire queste dinamiche di comportamento e buttarle giù fondamentalmente, ok? È come se iniziaste a co-creare una realtà diversa. Ok, facciamo i vari esempi. Dunque, partiamo da chi è disoccupato. Allora, io qui ho la sensazione che qualche cosa potrebbe iniziare. Vi dico che potrebbe essere un curriculum che avete mandato secoli fa e che verrà ripescato e che quindi sì, ci potrebbe essere un nuovo lavoro. Vi dico, non sarà un lavoro, diciamo, pregiatissimo, cioè nel senso ad alti livelli, è un inizio, però è anche vero che vedo la possibilità di continuare in questo lavoro, ok? È un lavoro che può darvi, insomma, qualche soddisfazione effettivamente. Per qualcuno potrebbe essere utile tipo fare dei corsi di aggiornamento o informarsi su determinati temi. Vi ricordo, qui vi ho detto lo psicologo, però potrebbe anche essere se non è una persona fisica, un podcast piuttosto che un libro, un video di YouTube. È come se aveste bisogno di informarvi per partire avvantaggiati in questo lavoro. Sinceramente non è che vedo contratti, a lungo termine, però è anche vero che potrebbe essere per dire un part-time, però stabile nel tempo. Anche se, come vi dico, per adesso contratti duraturi non ne vedo, però può anche essere uno di quei lavori che vengono rinnovati mese e magari vi rinnovano per un anno intero. Per chi è dipendente, allora, ho la sensazione che per qualcuno di voi potrebbe effettivamente arrivare una promozione, come un cambio. Potrebbe essere anche un cambio di stabile dove si lavora, una nuova mansione, un nuovo compito da dover svolgere in azienda e vi dico anche che vi scoccerà un pochettino cambiare all'inizio, però poi quando sarete dentro il tema, ho l'idea che vi piacerà, vi servirà per capire meglio la vostra azienda. Per quello che riguarda i lavoratori autonomi, ragazzi, qua devo dire che c'è un nuovo inizio molto prospero. Io ho come l'idea che riuscirete a chiudere dei debiti piuttosto che riuscirete a prendervi i vostri crediti nel caso ne abbiate. È come se si risolvessero delle cose. È come se usciste da questa fase di stasi. Qui una bugia che vi raccontate potrebbe essere, ma sì, quel cliente non mi paga perché ha problemi finanziari, no?
ed è un po' come giustificare il fatto che il cliente non sia solvente, però in realtà non è un vostro problema, ok? Cioè è come dire, lo giustifico perché non mi paga, però al tempo stesso io faccio fatica a pagare i miei fornitori o i miei dipendenti, ok? È come se fosse una bugia bianca, chiamiamola così. Io non è che sono una fan delle bugie bianche o nere, una bugia, punto. Però diciamo che è come se fosse qualcosa di che non è innocuo, perché non è innocuo, perché poi alla fine vi fa stare in questo mood di 9 di spade. Però ecco, non è una bugia fatta con l'intenzione di ferire qualcuno, mettiamola così. Passiamo ai soldi. Mm. Allora, qui quello che vi consiglio è di farvi delle casse e monitorare bene i soldi che spendete, quanto spendete per cosa, fondamentalmente. Perché? Per certi versi è come se durante il mese aveste bisogno di investire dei soldi per la comunicazione, potrebbe essere della vostra azienda, potrebbe essere la comunicazione di un evento, è come se ci fosse qualche cosa che vi porta a spendere di più di quello che spendete normalmente. E se avete nuovi progetti, anche qui fate attenzione, adesso parliamo di nuovi progetti, però se doveste avere dei progetti, anche qui calibrate bene, fatevi piuttosto consigliare da un commercialista, da un esperto in marketing, insomma, su che cosa sia meglio fare. Perché ho come la sensazione che potreste tendere a spendere un po' su tutto, no? Come disperdendo le energie. E nel caso, ragazzi, abbiate investimenti già attivi, mi viene da dire monitorateli bene, perché ho come la sensazione che qualcuno potrebbe non essere così positivo come voi ve lo aspettate o come ve lo hanno dipinto. Per chi avesse dei progetti, allora, sento che effettivamente c'è la possibilità di sviluppare questi progetti. Qui vi dicevo che c'era un asso di bastoni, come se voleste iniziare qualche cosa, ma ci sono come delle cose che non vi tornano, delle paure, delle proiezioni, dei dubbi. Qui potrebbe entrare una persona che vi dà una mano nel gestire le cose. Mi ricasca di nuovo l'occhio su questo re di spade e sull'imperatrice, che potrebbero essere delle guide, effettivamente. E diciamo che dopo l'intervento di queste persone arriva la carta del giudizio, come se ci fosse una presa di consapevolezza più ampia, come se con il giudizio riuscisse a vedere qual è il disegno più grande di quello che potrebbe essere il vostro lavoro, il vostro obiettivo a livello personale, insomma, a livello progettuale. Però è come se questa persona vi aiutasse a vedere anche le altre possibilità che avete di sviluppare questo progetto. Parliamo di relazioni. Se siete single, ragazzi. Allora, detto sinceramente, non credo che entri qualcuno di nuovo. Anzi, sento più che potrebbe essere un mese dedicato alla purga, alla pulizia, al togliersi certe bugie da dosso, certi modi di pensare, certe attitudini di carenza. È più come un mese di pulizia e di guarigione per voi, secondo me. Allora, una persona potrebbe esserci. Non sento che nasca qualche cosa proprio di romantico. Diciamo che potrebbe essere una nuova conoscenza. Non vi nego che potrebbe essere una persona che già conoscete, quindi come un ripescaggio, un revival, diciamo così. Ehm, In questo caso, diciamo che è più per passare il tempo che per costruire qualcosa, ragazzi. Nel caso invece siate in una relazione, allora, la cosa importante qui, siccome avete l'imperatrice, è come se si parlasse di costruire qualche cosa, di far crescere la relazione e lo potrete fare
attraverso una comunicazione chiara e cristallina dopo questo re di spade. Io ho come la sensazione che prima dobbiate mettere in ordine la vostra testa, capire che cosa volete voi e poi comunicarlo all'altro o all'altra. Vi dico, potrebbero esserci una serie di temi spinosi da affrontare in questo periodo e potrebbero essere temi che sono già venuti fuori nel passato ma che non si sono risolti, come se potessero ritornare a galla in questo periodo. Se siete in una relazione più o meno, allora, se siete in separazione, devo dire che è facile che vi risentiate nel mese di marzo. Se non vi risentite proprio al telefono, può essere un messaggio, un like su qualche post che voi mettete, però è come se ci fosse un riaggancio con questa persona. Niente di che, cioè niente di stravolgente. Lo sento più così, lo sento come un gancio, ragazzi. Sapete il hoovering? Cercatelo, si scrive con la H-U-U Vering. Cercatelo su internet che cosa vuol dire. Sono quei tentativi di ricontattare le persone ehm, buttando l'amo, vedendo se l'altra persona abbocca. Vi faccio un esempio. La persona vi fa uno squillo, voi vedete lo squillo, neanche una telefonata, uno squillo, lo vedete perché magari non avete sentito che ha squillato una volta sola e vedete solo la chiamata senza risposta e richiamate questa persona. E questa persona vi risponde, ah no, ma mi è partita la chiamata. Cioè, sono quelle cose che, quei trabocchetti che la gente fa per vedere se siete ancora lì, pronti, disponibili per loro. In quel caso lì, cioè quello che faccio io personalmente è non richiamare mai. Se hanno bisogno, mi dico, richiamano. Così evitate, filtrate voi un po' questo genere di ganci. Ok, parliamo di salute psicoemotiva. Allora, come vi ho detto, potrebbe venirvi bene uno psicologo piuttosto che una... Qui abbiamo la sacerdotessa che parla di una guida di tipo spirituale. In questo caso potrebbe essere una cartomante, una lettrice di rune, qualcuno che vi fa l'oroscopo, una numerologa, qualcuno che si occupa di erboristeria, cioè un qualche cosa che vi aiuti a livello sia chimico che mentale, chimico col cibo, che mentale, che magari emotivo, ad elaborare questa vostra, diciamo, situazione iniziale. E mi viene da dire anche queste due carte qui avete 7, 8 e 9 di spade, quindi tanti pensieri, anche un po' negativi, ma sento che grazie all'intervento di questo re di spade, qui abbiamo anche una, come si chiama? Una regina di coppe, che anche lei fa riferimento un po' alla mamma che coccola, alla mamma che cura. E quindi io ho come la sensazione che appunto occupandovi di questo vostro lato mentale su come vedete le cose, cioè modificare il come vedete le cose, vi farà uscire da questo modus, no, com'è che forma mentis, me l'hanno scritto nei commenti come si dice, Ehm, da questo modo di pensare così negativo e soprattutto vedendo quel 5 di pentacoli al contrario è come se usciste da un momento di carenza, da un momento di anche codipendenza. Mm? Wow, lettura intensa devo dire. Per quello che riguarda invece la famiglia, gli amici, i vicini di casa, piuttosto che i colleghi, guardate, qui potrebbe nascere qualcosa di nuovo, potrebbe esserci come un nuovo progetto, potrebbero farvi una proposta, un'offerta. C'è in qualche modo una novità da quel punto di vista lì, ok? Bene, è un mese che vi permette di espandervi, di diventare madri migliori di voi stessi, uomini o donne che siate, non importa, tutti hanno un lato femminile e un lato maschile dentro. E qui si tratta di, mi viene da dire amarsi di più, perché con questi 7 di spade iniziali, ragazzi, qualcuno si sta raccontando delle bugie per amor di pace, che può essere, ripeto, sul lavoro, a livello familiare. Va bene, andiamo a vedere qualche oracolo.
Vediamo che cosa vi posso dire di più per aiutarvi. Ok, allora qua abbiamo la carta del sole. Quando c'è il sole carta numero 22, e si parla di qualche cosa che cresce. Si parla, guardate, divino maschile. Ehm, mi ritorna alla mente questo asso di bastoni, perché l'asso di bastoni è una carta che parla di azione, che è il divino maschile, agire, fare, essere proiettati in avanti, però è un'azione fatta con intenzione, cioè io faccio questo perché ho l'intenzione di raggiungere questo risultato. Ed è una carta di anche chiarezza mentale. Qui parla anche di testimoni, quindi non so se vi dovete tramutare in un testimone, cioè cosa vuol dire questo? Che quando volete analizzare una situazione dovete spersonificarvi, cioè uscire da questa dinamica, vedere la dinamica dall'esterno per riuscire a fare una valutazione. Che interessante. Ok, andiamo a vedere un ultimo oracolo. Tra l'altro, l'asso di bastoni, i bastoni sono riferiti al fuoco, no? E qui c'è il sole. Qui parla di un fuoco selvaggio e anche l'asso di bastoni può fare riferimento alla scintilla che scoppia, che scatta, che sboccia, diciamo. Precipitazione, dicembre. Tanto in là. Qui si parla di fine anno. O magari per qualcuno potrebbe fare riferimento al dicembre che è passato, a qualche cosa che è precipitato, o mi viene da dire a quello che potrebbe precipitare fino a dicembre. Andiamo a vedere un'altra carta perché non mi ha soddisfatto questa. Ah, potrebbero precipitare effettivamente tutte queste spade. Il modo di pensare, quello che vi dicevo prima, no? È come uscire da una forma mentis negativa, sempre focalizzata su quello che non si ha, su quello che non c'è, su quello che è andato male, su quanto sono sfortunato e via dicendo. Che è un po' quello a cui fa anche riferimento questo 7 di spade, secondo me. La peppa. Allora, qui abbiamo false promesse, il mese che viene, mese prossimo, rivedo questo 7 di spade. Poi abbiamo l'architetto, 8 mesi, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, si va più o meno verso fine anno come dice questa carta ed è come se vi consigliassero di costruire una nuova realtà, iniziare qualche cosa di più stabile, se vogliamo, con con un altro modo di pensare in tutti questi mesi, in tutto questo tempo, ok? Come se aveste 8 mesi. Tenete presente che la gestazione è di 9 e prima vi dicevo che si deve gestare qualche cosa di nuovo, può essere appunto un cambiamento. Questa carta parla di mancanza di radici, 15 giorni, e lo vedo un invito a fare un lavoro di grounding. Potete cercarlo su YouTube o su Google, che cos'è il grounding, c'è anche un video dedicato nella sezione degli abbonati, però è come se vi mancasse una radice solida. Poi abbiamo confusione, 2 giorni. Questa è veloce come carta. Credo che, soprattutto se ascoltate la lettura, giustamente potrebbe mettervi un po' in confusione per questi 2 giorni. Soprattutto questo 7 di spade, perché credo che molte volte sia difficile riconoscere dove ci mentiamo. Perché non è che lo facciamo con l'intenzione di raccontarci delle balle. Lo facciamo perché è l'ego che ci frega. E qui parla del coscienzatore saggio, cioè chi prende coscienza, il saggio che prende coscienza, e parla di settembre. Sì, io sento che questo periodo, ragazzi, sarà un po' per architettare una sorta di cambio nel vostro modo di pensare, nel vostro modo anche di porvi. Vi dico, avete la carta del giudizio, non nego che per qualcuno potrebbe anche arrivare al risveglio spirituale, cioè quella botta di vita dove finalmente riuscite a vedere il disegno più grande.
ok? Wow, è stata una bellissima lettura ragazzi, molto intensa devo dire. Fatemi sapere se vi risuona nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi o condividete il video. Se avete piacere potete anche fare una donazione. Per poi invece iniziare un percorso di crescita con me potete scrivermi una mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona, oppure potete anche abbonarvi al canale. E guardare i video lo trovo più comodo, più pratico perché lo potete fare in qualsiasi ora del giorno, quando avete tempo, potete guardare 5 minuti oggi, 5 minuti domani, insomma, ve la gestite meglio. Per sapere i temi che vado via via trattando potete entrare nelle playlist con le copertine lilla e insomma dare un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici. Detto questo vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!